Ciao a tutti! Oggi parleremo di pompe di infusione. Molte persone pensano semplicemente a una macchina che spinge un liquido dentro una vena, ma in realtà questi dispositivi sono l'evoluzione tecnologica dei classici deflussori a gravità. Dal punto di vista dell'ingegneria biomedica, una pompa di infusione è un sistema elettromeccanico complesso a pressione positiva attiva. Inoltre, per garantire la sicurezza elettrica del paziente, sono classificate come apparecchiature di classe 2, ovvero di doppio isolamento, e di tipo VF, il che significa che la parte applicata al paziente è flottante e senza connessione a terra. E l'integrazione meccanica di precisione, elettronica di controllo, sensori e sistemi di sicurezza ridondanti. Esistono due grandi famiglie principali, le pompe volumetriche e le pompe a siringa. Le pompe volumetriche utilizzano principalmente un sistema peristaltico e esistono due varianti. Il peristaltismo lineare, in cui delle lame comprimono il tubo in sequenza, e il peristaltismo rotativo, dove dei cilindri montati su un piatto giratorio schiacciano il tubo contro una struttura rigida di contenimento. Dal punto di vista fisico, qualsiasi variazione nel diametro interno nella compliance del tubo influisce direttamente sulla precisione, la compliance e la elasticità. Per questo esistono pompe set dipendenti e non set dipendenti. Usare un set di infusione di una marca diversa o con materiali diversi altera le condizioni di attrito, richiedendo una riprogrammazione o causando un'alterazione del flusso reale. Le pompe a siringa, invece, automatizzano il processo di spinta dello stantufo. Trasformano un movimento rotatorio in lineare tramite una vite di trasmissione passo fine. Quando la vite gira, una chiocciola si sposta trascinando il dispositivo che spinge l'embolo della siringa. Un problema critico in queste pompe, specialmente a basse portate, è la frizione dell'embolo sulle pareti della siringa, che può causare un'erogazione a scatti invece che continua. Queste pompe utilizzano quasi sempre motori passo passo. Perché? Perché non serve la velocità, ma angoli di rotazione perfettamente controllati ad ogni impulso elettrico. Questo permette infusioni estremamente basse e precisi. Inoltre, il sistema non si fida ciecamente dei passi inviati al motore, ma utilizza un controllo per ridondanza. Degli encoder ottici verificano costantemente la posizione e gli spostamenti accumulati del meccanismo per assicurarsi che il volume erogato sia esatto. Una pompa moderna non lavora mai alla cieca, è monitorata costantemente dai sensori ridondanti. Ad esempio, un sensore di pressione rileva aumenti anomali. Se c'è un'occlusione, il sistema rileva l'aumento di pressione e genera un allarme. Sensori aria in linea. Oltre agli ultrasuoni, molti sensori di voli d'aria utilizzano i principi della trasmittanza luminosa. Se il materiale del tubo cambiano i coefficienti di assorbanza della luce, il sensore può falsare la lettura e generare allarmi senza motivo, ed è per questo che accertarsi della compatibilità del set è fondamentale. Dal punto di vista fisico, il flusso all'interno del catetere segue i principi della fluidodinamica, in particolare della legge di Poiseuille. Questa legge ci dimostra che la resistenza al flusso cresce con la quarta potenza del raggio del tubo. Applicando un'analogia con la legge di Ohm per i circuiti elettrici, il flusso è uguale alla differenza di pressione divisa per la resistenza idraulica del catetere della vena. Inoltre entra in gioco la compliance, ovvero la variazione di volume al variare del salto di pressione, influenzata dall'elasticità del tubo e delle vene. Le prestazioni e la variabilità di una pompa nel tempo si documentano tramite curve a tromba, grafici che mostrano l'errore percentuale di flusso in funzione delle finestre temporali di osservazione. Per tutto questo, non rispettare la corretta dose e i parametri volumetrici può portare a due gravi scenari: la sottoinfusione, in cui la terapia non ha l'effetto desiderato, o la sovrainfusione, un sovradosaggio del farmaco. Un errore volumetrico può essere irrilevante in una semplice idratazione, ma può essere letale nella somministrazione di farmaci critici. L'incorporazione di questi dispositivi mitiga l'errore umano, ma richiede operatori formati e manutenzione rigorosa. Come abbiamo visto, la sicurezza non è un optional, è l'essenza stessa della loro progettazione. Va bene, direi che possiamo finire qui. Grazie a tutti per aver arrivato fin qua e
Ci vediamo alla prossima e come diciamo sempre, nos vemos.